Scambiatori a piastre e idrogeno. L'idrogeno è sulla bocca di tutti, ormai se ne parla diffusamente in qualsiasi ambito. Questo perché? Perché è quella che potrebbe essere una fonte di energia, una fonte di, come dire, una fonte di propulsione, chiamiamola così, per il prossimo futuro. Ovviamente parliamo di idrogeno green. Non voglio addentrarmi in questo momento sul discorso idrogeno green e non idrogeno green. Assumiamo che sia idrogeno green, ok. Quello di cui volevo parlare era l'applicazione di raffreddamento, riscaldamento o comunque termoregolazione, termostatazione di idrogeno, tipicamente raffreddamento, con scambiatori di calore a piastre. La molecola dell'idrogeno è una molecola furbetta, diciamo così. È una molecola molto piccola che si infila un po' dappertutto, quindi per poter fare tenuta bisogna fare estrema attenzione. Innanzitutto bisogna dire che l'idrogeno tipicamente viene trattato a temperature molto basse per poterlo stoccare con delle pressioni elevate. Di conseguenza bisogna avere degli scambiatori che abbiano un elevato range di temperatura ed un elevato range di pressione. Tipicamente questi scambiatori possono essere gli scambiatori a piastre. Come abbiamo visto in precedenza in altri video, i PCHE, quindi i Printed Circuit Exchanger, realizzati con la tecnologia della diffusion bonding, sono gli scambiatori ideali per questo tipo di applicazione, soprattutto quando le pressioni sono molto elevate. Esistono però tutta una serie di applicazioni che possiamo realizzare anche con scambiatori a piastre, tipo gli scambiatori saldobradati. Perché tipo? Perché effettivamente hanno bisogno di alcune caratteristiche particolari e devono resistere a pressioni più elevate. Abbiamo una gamma di scambiatori che sono quelli che utilizziamo per la CO2, che arrivano a 140 bar, che ben si sposano alla tecnologia dell'idrogeno, diciamo che vanno bene anche con l'idrogeno, chiaramente a certe pressioni e a certe temperature. Diciamo che l'argomento merita un approfondimento più di questi pochi minuti di video, però vi voglio stimolare i vostri commenti per capire se c'è dell'interesse, in modo da approfondire anche questo argomento magari con le varie tipologie di scambiatori. Cosa ne pensate? Buona giornata!